Buonasera ragazzi amici, io e la mia gattona Sofì vi diamo il benvenuto per l'ennesima lezione su Platone dopo aver parlato della vita, delle opere, dei problemi di datazione, di autenticità, di interpretazione delle opere e anche in particolare del problema fondamentale dell'esistenza o meno, della portata che bisogna dare alla questione delle dottrine non scritte, degli agrafa dogmata. Adesso Sofì mi sta mordendo, adesso è meglio che la lasciamo andare. A partire da questa lezione entriamo in medias res, parliamo proprio dei contenuti delle teorie platoniche. Va bene, meglio che la lasciamo andare, è un pochino nervosa, ok. E noi abbiamo già accennato al fatto che la filosofia platonica è una filosofia eminentemente politica, è una filosofia integralmente politica. Questo può sembrare strano perché Platone si può presentare come un metafisico, un oscuro metafisico, uno che parla magari di cose astratte, di cose che sono al di là del nostro mondo, di cose che non riguardano l'agire concreto, l'agire politico. Di cosa parla Platone, no? Platone parla di un mondo iperuranio, di un mondo che è al di là del nostro mondo sensibile, di queste idee e forme che sono la vera realtà, ma non stanno qui, stanno in una dimensione trascendente. Platone parla dell'anima immortale, dell'anima immateriale e così via, quindi ha una dottrina immaterialistica, una dottrina idealistica, così via, un'ontologia, insomma, che sembrerebbe piuttosto lontana dalla realtà, ma in realtà non è così. Cioè Platone si interessa di metafisica, di ontologia, del problema dell'essere, del problema della verità, e si interessa di gnoseologia, del problema della conoscenza, anche se lo risolve in maniera apparentemente lontana dalla concretezza, perché per lui conoscere significa no che cosa conoscere, qual è il vero oggetto, il vero essere da conoscere, sono queste idee, forme, archetipi che si trovano in un'altra dimensione, nel mondo intelligibile, e invece non è così. Cioè Platone è un pensatore dagli interessi eminentemente pratici, d'accordo? I suoi problemi ontologici e gnoseologici puntano alla politica, vogliono rispondere a una domanda integralmente di stampo morale e politico. La morale e la politica. Platone vuole una risposta ad una tematica etico-politica. È lui stesso che ce lo dice, ricordate? Ne abbiamo parlato lungamente, quello che lui scrive nella lettera settima. E il fatto che Platone sia stato frustrato nell'entrare nell'agone politico, non abbia mai fatto davvero politica nel senso concreto del termine, è sempre stato trattenuto dalle continue delusioni che ha avuto attraversando i vari regimi politici dell'Atene del suo tempo. È stato anche frustrato, no, nel suo tentativo di fare il consigliere dei due tiranni di Siracusa, Dionigi il Vecchio, Dionigi il Giovane, e tuttavia Platone ha elaborato una risposta, per quanto idealistica, per quanto secondo molti utopistica, inapplicabile, ha elaborato una risposta in materia etico-politica all'interno delle sue opere, all'interno della sua filosofia. Voi direte la sua filosofia politica è inapplicabile, è contraria alla natura umana, non scende ad un livello pragmatico, non è realistica, potete dire quello che volete, tuttavia la filosofia di Platone ha questa caratteristica, la politica, la morale, la politica, l'elemento proprio etico-politico è centrale. È vero che Platone va cercando che cos'è la verità, d'accordo, la sapienza, la sofia, la sapienza. Ora è sicuramente vero che la sapienza è una verità, è una conoscenza che ha il premio in se stessa, cioè la sapienza è qualcosa di teorico,
qualcosa che comunque è un sapere che è valido di per sé, un sapere disinteressato, però a partire da questo sapere disinteressato, intellettualistico, teorico, Platone fa derivare una virtù pratica, la phronesis. Socrate, come personaggio di dialoghi di Platone e anche altro, parla continuamente di phronesis, cita continuamente questa parola, d'accordo? Phronesis, invece di sapienza, può essere tradotta come saggezza. Quindi phronesis che cos'è? È la sapienza quando viene messa in pratica, d'accordo? È una sapienza pratica ed è quindi la virtù del politico, d'accordo? Ma anche dell'uomo virtuoso, dell'uomo che mette in pratica la arete, d'accordo? La virtù. Abbiamo visto come Platone, così come il suo maestro Socrate, o meglio, così come Socrate interpretato da Platone, nella versione di Platone, appunto per Platone la arete, la virtù, ha qualcosa di molto diverso rispetto ai sofisti che lui cerca di confutare per bocca di Socrate. Nei sofisti la virtù è un'abilità, una capacità pratica di persuadere per avere successo, è una tecnica retorica che poco ha a che fare con la ricerca della verità. Invece per Platone, come per Socrate, interpretato secondo la versione di Platone, l'arete è invece non è il discorso persuasivo, l'arete è la messa in pratica di una verità oggettiva che i sofisti negavano. Quindi attenzione, Platone, ok, cerca la sofia, la sapienza, la verità oggettiva, la verità assoluta, a differenza del relativismo, del soggettivismo dei sofisti, ma questa verità assoluta, la conoscenza del vero essere, non è una cosa che resta lì fine a se stessa, vive poi, si trasferisce automaticamente in una dimensione di stampo etico-politico. Questo passaggio dalla sofia alla phronesis, dalla sapienza teorica alla saggezza, cioè al mettere in pratica la sapienza, ricordate, noi l'abbiamo chiamato in Socrate intellettualismo etico e anche ottimismo etico. Come si fa a essere virtuosi, a mettere in pratica la saggezza, a essere saggi, a essere delle persone morali, a essere dei buoni politici? Ricordate? Per mettere in pratica la sapienza, io devo prima conoscerla. Ricordate l'intellettualismo etico? Io devo avere una conoscenza teorica di che cos'è il bene, ricordate Socrate, e poi automaticamente lo metterò in pratica. Ottimismo, intellettualismo etico, ricordate la stessa dottrina di Socrate passa assolutamente in Platone. Qual è la condizione per costruire uno Stato giusto, elaborare delle leggi giuste, essere politico nel senso vero del termine, fare l'interesse generale, non l'interesse particolare? È il fatto di essere sapiente, di avere una conoscenza di che cos'è il bene in sé, il bene di per sé, l'idea di bene, un'idea oggettiva di bene, d'accordo? L'idea del bene in sé. Soltanto sapendo che cos'è il bene in sé, cioè avendo una nozione astratta, intellettualistica, noetica del bene, io potrò mettere in pratica il bene e quindi, avendo la Sofia, capite, io automaticamente dalla Sofia possiedo anche la phronesis, la saggezza. Ricordate l'intellettualismo etico di Socrate, il problema per risolvere il dilemma come si può essere giusti, come può esistere uno Stato giusto, è il problema della conoscenza. Nel momento in cui tu conosci il giusto, conosci il bene, conosci il bene in sé, il giusto in sé, non potrai far altro che metterlo in pratica. Ricordate, è automatico. Chi si comporta bene, chi conosce il bene. Quindi chi si comporta male, ricordate la tipica dottrina socratica che passa in Platone, chi si comporta male è l'ignorante. Nessuno si comporta male volontariamente. Perché?
Se uno si comporta male vuol dire che scambia il male col bene. Se sapesse che quello che sta perseguendo è il male, potesse distinguere il male dal bene, conoscendo il bene, metterebbe automaticamente in pratica il bene. Questo ovviamente è una visione fortemente ottimistica. Quindi capite l'idea oggettivistica di Platone che per poter mettere in pratica la virtù e la saggezza pratica del politico, tu devi preliminarmente possedere la sapienza, possedere la verità che da un punto di vista di Platone è una verità oggettiva. Per questo ti devi occupare di che cos'è l'essere, ti devi occupare di come conoscere l'essere, perché una volta che l'avrai conosciuto è l'essere a cui Platone, come Socrate, dà maggiore importanza, è l'essere che fa riferimento alla virtù, la retè, il bene, il giusto, d'accordo, il bene, il giusto, ma anche il coraggio, l'amicizia. Ricordate che per Platone, esattamente come per Socrate, sono un tutt'uno, la virtù è unica, anche se la possiamo chiamare in molti modi. E quindi, capite, l'ontologia, la gnoseologia di Platone è preliminare alla capacità di mettere in pratica la giustizia. Il problema fondamentale di Platone è che cos'è la giustizia, che cos'è il giusto. Però, ripeto, non è una domanda astratta o metafisica fine a se stessa. Conquistando la conoscenza di che cos'è il giusto, io capirò automaticamente anche come mettere in pratica il giusto. Passerò dalla sofia, dalla sapienza, alla messa in pratica della sapienza, ovvero alla saggezza pratica, alla tipica virtù del politico. E quindi, attenzione, che cos'è l'essere in sé, che cos'è il bene in sé? Platone, esattamente come Socrate, sempre Socrate nella versione di Platone, non può accettare che la verità, la conoscenza, il bene sia qualcosa di soggettivo, qualcosa di relativo, relativistico, di particolare. Platone, esattamente come Socrate, vuole una conoscenza invece oggettiva, universale dell'essere. Lui, spesso per bocca di Socrate, critica il relativismo dei sofisti, del relativismo morale dei sofisti contro cui Socrate si impegna in alcuni dialoghi platonici più o meno giovanili, come il Protagora, il Gorgia, oppure il primo libro della Repubblica. Io ho già parlato parlando di Socrate, d'accordo? Quindi Platone condivide l'idea di Socrate che la virtù sia unica, che la virtù sia oggettiva, che la virtù corrisponda alla scienza, che la virtù non sia un'arte, una tecnica per persuadere, grazie a un discorso retorico, come dicono i sofisti, mettendo da parte il problema delle verità, ma secondo Platone, esattamente come Socrate, la virtù è la conquista di un bene, di un bene che è oggettivo, che è universale, che è uguale in tutti gli uomini, in modo tale che tutti gli uomini possano essere contemporaneamente virtuosi. La virtù corrisponde a una serenità interiore, d'accordo, a una eudaimonia, a una vita sobria, a una vita parca, a una vita che non accende invidie, rivalità o contese con gli altri, non ad una vita di successo, di arricchimento e di piacere, come invece volevano i sofisti. Quindi Platone va alla ricerca di che cos'è il giusto in sé, di che cos'è il bene in sé, per risolvere il problema come può essere applicata la giustizia nello Stato, come può lo Stato essere giusto, essere guidato da politici che fanno il giusto in generale, fanno l'interesse generale, non l'interesse e non il proprio, non il proprio interesse, come si possano elaborare delle leggi giuste.
Quindi lui trasforma semplicemente si fa per dire, la ricerca socratica del concetto dell'universale da un universale puramente logico, mentale, ma anche linguistico di Socrate, in un universale, in una realtà in sé, che invece è qualcosa di ontologico, è qualcosa che è qualcosa di oggettivo, eterno, universale, che non nasce, che non muore e quindi che non sarà una volta giusto, una volta sbagliato, una volta buono, una volta cattivo, ma lo è sempre eternamente. E quindi abbiamo già visto, parlando di Socrate, come in realtà nei dialoghi più o meno giovanili, per bocca di Socrate, Platone cerchi di confutare i sofisti, cioè la loro idea che la verità, il bene e il giusto possano essere relativi, no? Ricordate Protagora, l'uomo è misura di tutte le cose, quindi l'uomo, Protagora non intendeva il singolo uomo, ma intendeva probabilmente il consesso umano, la polis, e quindi la verità, la giustizia è ciò che è più utile di volta in volta. Questo Protagora affermava essere un concetto molto democratico. La verità è la più utile delle opinioni, quindi la città, la polis, può decidere che in una certa circostanza X sia il giusto, in un'altra circostanza, facendo un altro calcolo relativistico utilitaristico, il giusto non sarà più X, ma sarà Y, cioè la verità non è più una verità oggettiva, ma è legata alla prassi, è legata alle circostanze, è legata all'utile del momento. Platone, ma anche Socrate, secondo l'interpretazione di Platone, non possono assolutamente accettare questo. E quindi sia da un punto di vista morale, sia da un punto di vista proprio ontologico, l'idea di Protagora che l'uomo in misura di tutte le cose viene criticata fortemente da Platone. Platone critica quest'idea in due dialoghi, no? In particolare nel Teeteto e nel Fedone. La frase famosa, l'affermazione di Protagora, l'uomo in misura di tutte le cose, di ciò che sono per ciò che sono, di ciò che non sono per ciò che non sono, viene interpretata da Platone nel senso di un estremo relativismo, diciamo proprio fenomenismo. Cioè Protagora starebbe dicendo che ogni singolo uomo, anche ogni gruppo umano, ogni polis, ogni comunità, ma è la stessa cosa, può vedere la cosa in un modo oppure in un altro, d'accordo? Per ogni uomo o per ogni comunità o per la stessa comunità in circostanze differenti, una volta è vero X, una volta è vero Y. Questo per Platone non può essere accettato. Platone cerca una verità e anche una morale che sia oggettiva. Platone, l'abbiamo già visto, connette il relativismo dei sofisti a quello di Eraclito, perché dà un'interpretazione di Eraclito appunto fortemente relativistica. Lui, Platone, ricordate, ha conosciuto un discepolo di Eraclito, Cratilo, che dava questa interpretazione di Eraclito: tutto scorre, su tutto si trasforma e niente permane identico. In questo modo però non si può conoscere niente. Se l'oggetto che devo conoscere si trasforma continuamente, Pantarei, tutto scorre, io non potrò mai conoscerlo perché non è stabile, d'accordo? Si trasforma sempre in qualcosa d'altro. Anch'io, il mio io, la mia coscienza, la mia anima si trasforma in qualcosa d'altro, non riuscirò a conoscere perché io stesso non ho stabilità. E quindi Platone inizia a pensare, a differenza dell'interpretazione di Eraclito che dà Cratilo, a differenza dei sofisti, che il vero essere, attenzione, non può essere qualcosa di materiale, non può essere qualcosa di corporeo, non può essere qualcosa di sensibile. Il vero essere deve essere qualcosa che non nasce, non muta, non muore, è eterno, è immutabile. Ciò che si trasforma non può essere neanche chiamato essere, d'accordo? Ciò che si trasforma non si può neppure chiamare il vero essere. Il vero essere non sono gli oggetti materiali, gli oggetti del nostro mondo sensibile.
qualcosa che è soggetto al divenire, alla nascita, alla crescita, all'evoluzione, alla trasformazione, non è il vero essere, non può neppure essere conosciuto in maniera oggettiva. Ci deve essere alla base del divenire, della trasformazione, alla base del nostro mondo sensibile, un piano più profondo in cui l'essere sia un po', come diceva Parmenide, qualcosa di eterno, qualcosa di immutabile. Soltanto a queste condizioni può essere veramente conosciuto. La conoscenza sensibile che Protagora mette alla base, pone come criterio base della conoscenza in generale, è fallace, dice Platone, perché la conoscenza sensibile fa sì che uno conosca un fenomeno in un modo, un altro lo percepisca in un altro modo e non c'è accordo. Ognuno vede, sente, ognuno interpreta i fenomeni come vuole, ma sono proprio i fenomeni, proprio il fatto che sono fenomeni, sono trasformazioni, sono mutamenti che si prestano a questo. I fenomeni, gli enti, gli oggetti sensibili non sono il vero essere, non sono la vera realtà e di conseguenza non possono neanche essere conosciuti veramente, perché la vera realtà è un'altra, è qualcosa di eterno, oggettivo, immutabile. L'unica conoscenza che conosce la vera realtà deve essere una conoscenza in grado di cogliere ciò che è immutabile, non ciò che è sensibile. Ciò che è sensibile, ciò che si trasforma, oggetto della conoscenza sensibile, non potrà mai essere il vero essere, non potrà mai essere un parametro di cui ci si può fidare, perché non è qualcosa di oggettivo, è qualcosa di relativo, d'accordo? Quindi il vero essere non è sensibile. Il vero essere, la vera realtà, attenzione, non appartiene al nostro mondo sensibile, al mondo delle cose materiali, e tutto ciò che è materiale si trasforma, si evolve, è soggetto al divenire e quindi non è la vera realtà. Ci deve essere attenzione al di sopra o al di sotto, fate voi, cioè comunque in un'altra dimensione, un altro mondo, un'altra dimensione che invece possiede ciò che eternamente è, ciò che è immutabile, ciò che è oggettivo. Questa sarà la vera realtà, ok? Il mondo sensibile è oggetto della conoscenza, che secondo Protagoro e altri sofisti è l'unica vera conoscenza, la conoscenza sensibile. La conoscenza sensibile non ci può far conoscere la vera realtà, ci fa conoscere appunto soltanto gli oggetti materiali, soggetti a divenire, instabili del mondo sensibile. Questa conoscenza quindi è apparente perché non è oggettiva, non è fondata universalmente. Attraverso la conoscenza sensibile io conosco un fenomeno in un modo, tu conosci, cogli, vedi, interpreti quello stesso fenomeno in un altro modo. E quindi Platone dice che ci deve essere un altro tipo di conoscenza che conosce il vero essere ed è la conoscenza intelligibile. Attenzione, intelligibile con la I, perché in questo caso al posto del termine greco che usa Platone usiamo il termine latino intelligibile, che è ciò che può essere colto con l'intelletto, cioè il verbo latino intelligo, l'infinito è intelligere, che significa appunto cogliere con il pensiero, d'accordo? Intelligere, capire, comprendere con l'intelletto. Quindi con questa conoscenza intelligibile, diciamo così, è una conoscenza di tipo intellettuale, una conoscenza di tipo logico, una conoscenza che riguarda il pensiero, non che riguarda i sensi. E quindi qui abbiamo già, vedete, la costruzione del dualismo platonico. Esistono due livelli dell'essere, due dimensioni. C'è un mondo sensibile, gli oggetti materiali che si trasformano, che viene conosciuto in maniera assolutamente inadeguata dalla conoscenza sensibile, mentre c'è appunto un mondo intelligibile, ok? Che viene conosciuto dalla conoscenza intelligibile. Nel mondo intelligibile il vero essere deve essere qualcosa che non occupa uno spazio,
che è immateriale. I cristiani diranno spirituale, ma forse non è il caso in Platone di usare il termine spirituale. Devono esserci degli archetipi, d'accordo, che lui chiamerà idee, forme, ma questo lo vedremo in seguito, degli archetipi, delle forme che sono ideali, nel senso che sono intelligibili, non occupano uno spazio, possono essere colti soltanto dalla mente, d'accordo, dall'intelletto. E quindi nel mondo sensibile ci sono tanti beni, c'è il bene 1, c'è il bene 2, c'è il bene 3, c'è una pluralità di beni che sono dei beni sensibili, ok? Oppure c'è il cavallo 1, c'è il cavallo 2, c'è il cavallo 3, che hanno certo qualcosa in comune, qualcosa che somiglia tra un oggetto e l'altro di ogni classe, però sono qualcosa di instabile, qualcosa di materiale, qualcosa di sensibile, qualcosa di caduco. Un cavallo nasce, si trasforma, muore, poi il cavallo non ci sarà più. E quindi non posso conoscere davvero il cavallo cercando di conoscere un esempio particolare di cavallo, un esponente della classe, d'accordo, del genere dei cavalli. Anzi, per poter conoscere il cavallo 1, cavallo 2, cavallo 3, conoscere quel qualcosa, quell'archetipo, quella forma che è in comune tra il cavallo 1, il cavallo 2 e il cavallo 3, devo poter conoscere il cavallo in sé, d'accordo? Come per conoscere i singoli casi, azioni o esempi di beni o di azioni buone, devo conoscere il bene in sé. Cioè l'idea forma l'archetipo del cavallo, l'idea forma del bene, il bene in sé, idee, forme che devono necessariamente essere in un altro mondo, in un mondo intelligibile che viene colto soltanto dal nostro intelletto, cioè dalla conoscenza intelligibile, capite? Mentre invece la conoscenza di queste copie, degli oggetti sensibili che sono copie rispetto agli archetipi ideali, rispetto ai modelli, queste copie sensibili non sono stabili, si trasformano, si sfaldano, arrivano all'essere, però poi vanno via, abbandonano l'essere. Io devo conoscere il bene in sé con una conoscenza intelligibile, il bene in sé o il cavallo in sé, che sono cose che non occupano uno spazio, sono archetipi, sono forme assolutamente intelligibili che esistono in un altro mondo, in un mondo trascendente, in un mondo sovrasensibile e sono alla base della possibilità di conoscere le cose invece incerte ehm, e opinabili del mondo sensibile. Non potrei conoscere il cavallo 1, il cavallo 2, il cavallo 3 e dire hanno qualcosa in comune se non conoscessi il cavallo in sé, la cavallità, la forma, l'archetipo del cavallo puramente mentale, puramente intelligibile. Così io non potrei conoscere cos'è il bene 1, il bene 2, un'azione giusta, un'altra azione giusta, un'altra azione, una legge giusta, un'altra legge giusta, un'altra legge giusta, capite? Per poter applicare, per poter elaborare o applicare delle leggi o prendere dei provvedimenti, il politico deve prima conoscere, capite che cos'è il bene in sé e quindi deve prima avere, d'accordo, una conoscenza teoretica della cosa in sé per poi poter mettere in pratica questa conoscenza teoretica scendendo nel mondo concreto, nel mondo della morale, della politica, dei comportamenti umani, nel mondo quotidiano, nel mondo sensibile, d'accordo? Capite perché l'ontologia e la gnoseologia sono fondamentali? L'ontologia e la gnoseologia ci spiegano qual è il vero essere, ontologia, e quale è il tipo di conoscenza, la conoscenza intelligibile per conoscere il vero essere. Però poi, una volta conosciuto il vero essere, questo mi servirà, d'accordo, per conoscere anche, sia pure in maniera imperfetta, il mondo sensibile. Quindi la sofia, la conoscenza, la sapienza, la conoscenza in sé per sé, la conoscenza disinteressata della verità, del vero essere,
porta poi, come ho detto, alla messa in pratica di questa sapienza che diventa sapienza pratica, diventa phronesis, diventa saggezza. Quindi capite, a Platone non interessa conoscere il giusto in sé, il bene in sé per fermarsi lì, per avere una conoscenza ontologica, metafisica. Sono contento di questo. Platone ha appunto un interesse pratico, etico-politico. La conoscenza del bene in sé, del giusto in sé, lo aiuta a risolvere il problema pratico: come si fa il bene, come si costruiscono le leggi giuste, qual è lo stato migliore, il miglior sistema di governo, qual è lo stato giusto, come si deve comportare in maniera giusta il politico. Per poter rispondere a questo problema pratico, che cos'è il giusto, che cos'è la giustizia, bisogna prima rispondere a un problema teorico, teoretico, che cos'è la giustizia in sé, per poi poterla applicare. Quindi vedete, la metafisica e la gnoseologia in Platone sono comunque finalizzate a quello che è il suo vero interesse, cioè alla politica. Spero di essere stato chiaro. Il fatto che la filosofia di Platone punti proprio alla politica, noi siamo autorizzati a pensare questo anche proprio dalle circostanze reali eh, che spiegano l'interesse di Platone per la filosofia, per un certo tipo di filosofia. La filosofia di Platone, molti interpreti hanno detto, e io sono pienamente d'accordo, deriva da un episodio ben concreto, cioè il processo, l'ingiusta condanna, l'ingiusta esecuzione di Socrate. E quindi questo che spinge Platone verso la filosofia. Platone inizia a riflettere su che cos'è il giusto. Com'è possibile che la democrazia, che viene spacciata come il miglior sistema di governo, la democrazia ateniese, abbia messo a morte il più giusto tra i suoi esponenti, Socrate, che in precedenza aveva addirittura dimostrato di essere leale alla democrazia, di rispettarne le leggi, di aver messo addirittura a repentaglio la sua vita per essere fedele alla democrazia. Quindi era stato giusto in base alle leggi della democrazia, eppure la democrazia senza alcun riconoscimento lo mette a morte. Lo mette a morte, attenzione, la democrazia mette a morte Socrate con delle leggi che in sé sono giuste, però nel caso di Socrate vengono applicate in maniera ingiusta, perché condannano un innocente, senza nessun tipo di gratitudine, no? E allora, che cos'è la giustizia? Si può essere giusti all'interno di un regime politico, la democrazia oppure altri tipi di regime politico? Platone sembra perdere la speranza. Forse hanno ragione i sofisti e lui ha cercato di confutare, no? Chi al massimo grado di spregiudicatezza portava avanti questa tesi, cioè Callicle nel dialogo Gorgia. Hanno ragione i sofisti a dire che conviene, è più utile, più piacevole, porta alla felicità essere ingiusti? Perché l'ingiusto spesso è felice, ottiene successo, si arricchisce anche in democrazia, mentre invece noi abbiamo che lo scandalo che il giusto, come Socrate che era il più giusto di tutti noi, dice Platone, noi abbiamo lo scandalo che il giusto viene ripagato in maniera così malevola, viene perseguitato, soffre, viene criticato, viene condannato ingiustamente, viene messo a morte ingiustamente. Dove sta allora la giustizia? Forse hanno ragione i sofisti, l'ingiusto conviene essere ingiusto, l'ingiusto di solito ha successo, è felice, e invece il giusto viene messo a tacere dalla democrazia. Allora hanno forse ragione personaggi come Calliche o Trasimaco che compaiono nei dialoghi giovanili di Platone, che il personaggio Socrate cerca di confutare. Hanno per caso ragione loro? Per esempio un Trasimaco che dice che la giustizia in realtà non esiste, che,
che la giustizia è soltanto una maschera senza significato, che la giustizia è soltanto il nome che noi diamo all'interesse del più forte, che la giustizia è soltanto un'ipocrisia che in realtà maschera l'interesse del più forte. Hanno forse ragione loro. Cioè, capite, è la morte di Socrate che crea nella mente di Platone tutti questi problemi, e Platone inizia a scrivere dialoghi, a interessarsi di questo aspetto della filosofia, cioè del problema: che cos'è la giustizia, come posso io costruire uno stato giusto, uno stato perfetto, uno stato in cui eh, sia favorito sia favorito il giusto e sia condannato l'ingiusto. Questo è l'interesse in realtà precipuo, capite, della filosofia di Platone. Per risolvere questo problema, che vedete è un problema pratico, cioè che è stato originato in lui da un episodio concreto: l'ingiusta condanna a morte di Socrate in base a leggi che in realtà in sé per sé erano democratiche e giuste. E quindi Platone arriva, forse in maniera esagerata, per qualcuno anche Aristotele lo criticherà, in maniera drammatica, a ipotizzare un dualismo, cioè proprio a ipotizzare l'esistenza di due livelli dell'essere, due livelli ontologici, l'abbiamo già detto: un mondo intelligibile, dove esistono le cose in sé, che non nascono, non mutano, non muoiono, e quindi sono il vero essere, è l'oggetto della vera conoscenza, della scienza, perché sono cose stabili, che ti danno anche da un punto di vista morale e politico un criterio, un parametro universale e sempre valido. E quindi nel mondo intelligibile ci sono questi archetipi, queste idee, d'accordo? Che non sono materiali, non occupano uno spazio, sono cose puramente mentali. Ma il problema è che magari per Socrate questo concetto, il tiesti, vi ricordate, l'universale, era qualcosa di puramente mentale, di logico, di esprimibile in una forma linguistica. Platone invece sembra ipostatizzare, trasformare in enti reali questi archetipi: il bene in sé, il giusto in sé, ma anche il cavallo in sé, il tavolo in sé, qualunque oggetto del mondo sensibile ha un suo riferimento, un suo modello unico nel mondo intelligibile, che è unico. L'idea forma di cavallo, le forme, l'idea forma di cavallo è una, mentre invece i cavalli sensibili sono molti, ma fanno riferimento ad una unità che le sussume tutte. Allora, per Socrate questo universale era solo qualcosa che esisteva nella mente, e invece per Platone è qualcosa che esiste realmente, cioè un'entità ontologica, questi archetipi, cioè modelli delle cose sensibili. L'archetipo è uno, le cose sensibili sono plurali, sono molteplici. Questi archetipi sono delle realtà ontologiche che, pur, attenzione, non pensiate che siano qualcosa di astratto, no, per Platone le idee, forme, gli archetipi sono la vera realtà. E questa vera realtà è fatta di oggetti, attenzione, di oggetti, anche se non sono materiali, sono oggetti, sono enti intelligibili che anzi sono la vera realtà e che esistono all'interno di questo mondo intelligibile. E non essendo materiali, essendo cose soltanto dell'intelletto, possono essere conosciute dalla conoscenza intelligibile, che deve quindi sollevarsi dal modello alla copia. Nel mondo sensibile invece ci sono gli oggetti sensibili, e gli oggetti sensibili possono essere conosciuti da una conoscenza opinabile e incerta, perché sono oggetti che nascono, muoiono, che non sono mai stabili, non possono essere oggetto di una conoscenza vera, cioè duratura, stabile, oggettiva, e quindi la conoscenza sensibile. La vera conoscenza non è la sensazione, come dice Protagora, a differenza di quel che dice Protagora. Non è il corpo che conosce, è l'anima. È l'anima che conosce, perché soltanto l'anima, non i cinque sensi,
ma una facoltà intellettiva che si trova nell'anima, può conoscere ciò che è intelligibile, ciò che non occupa uno spazio, ciò che non è materiale, mentre invece i cinque sensi, il corpo, la conoscenza sensibile, conoscerà quello che non è il vero essere, non è neanche il nulla, d'accordo, però gli oggetti sensibili che cosa sono? Sono qualcosa di cui non puoi avere una conoscenza oggettiva, sono conoscenza di copie illanguidite. I diversi cavalli non sono la vera realtà del cavallo, sono delle copie illanguidite, sbiadite rispetto al cavallo in sé, all'idea di cavallo, all'archetipo, al modello del cavallo, un modello intelligibile che è praticamente uno schema in base al quale, pensandolo, tu riconosci che il cavallo 1 è un cavallo, perché ha qualcosa a che fare con il modello intelligibile, anche il cavallo 2 è un cavallo, anche il cavallo 3 è un cavallo, e il cavallo intelligibile, lo schema, l'idea, la forma del cavallo, in qualche modo partecipa o somiglia a tutti i cavalli sensibili. Quindi bisogna, a partire dalla conoscenza sensibile, sollevarsi, capite, dalla copia rispetto al modello. Avendo la conoscenza sensibile del cavallo, il filosofo, vedremo, deve risalire a quello che è l'idea forma, cioè il cavallo ideale. Ok? Quindi Platone chiama la conoscenza sensibile doxa, usando lo stesso termine di Parmenide. Ricordate la doxa in Parmenide? Doxa vuol dire opinione, però noi possiamo anche tradurla come, vi ricordate, come illusione, o forse illusione è troppo, apparenza. La conoscenza sensibile degli oggetti materiali sensibili, che sono soggetti al divenire, alle trasformazioni, sono solo conoscenze opinabili, apparenti, d'accordo? Conoscenze verosimili, che non ci fanno conoscere tutta la realtà. Però noi, risalendo alla copia, al modello dell'oggetto sensibile, al proprio archetipo, alla propria idea, alla propria forma ideale, possiamo arrivare a una conoscenza migliore, non attraverso il corpo, ma attraverso l'anima. È l'anima che conosce, non il corpo. La conoscenza intelligibile, Platone, attenzione, in questo caso si distacca dalla terminologia di Parmenide, non la chiama aletheia, verità, come Parmenide, la chiama episteme, parola fondamentale nella filosofia di Platone. Episteme significa scienza, nel senso di conoscenza vera, di scienza, nel senso di scienza esatta, di conoscenza vera, di conoscenza esatta. Episteme in greco significa scienza. Quindi doxa, l'opinione, l'apparenza, è la conoscenza sensibile che può conoscere soltanto degli oggetti sensibili che occupano uno spazio, soggetti e divenire, che hanno una realtà apparente, che non sono il vero essere, sono le ombre, sono i riflessi, sono le copie del vero essere, che è unico, tanti cavalli sensibili per un solo cavallo intelligibile, il cavallo in sé, la cavallità, d'accordo? Che in qualche modo partecipa, somiglia o comunque è alla base di tutti i cavalli sensibili. Questa vera conoscenza è l'episteme, scusate, non l'ho scritto, rimedio subito, è l'episteme, ovvero scienza, ovvero conoscenza vera. Quindi è l'anima che conosce e non il corpo. E quindi per poter conoscere ogni cavallo sensibile, io devo prima conoscere il cavallo ideale, ma qui non c'è il cavallo ideale. Qui nel mondo sensibile non c'è il cavallo ideale, conosco solo i cavalli sensibili, i cavalli concreti che occupano spazio. Io devo risalire dalla copia al modello. Attraverso la conoscenza dei cavalli sensibili che occupano uno spazio, dei cavalli soggetti alla nascita, al divenire, alla morte, io devo risalire a quello che è il cavallo in sé, alla cavallità, all'idea, d'accordo, all'idea di cavallo, cioè alla forma. Fate attenzione perché Platone usa la famosa parola idea, però usa anche più spesso un'altra parola greca, che è appunto idea, idea, è uguale, no? La nostra parola italiana idea. Però lui le idee, al plurale ideai, le chiama anche al singolare eidos.
fate attenzione, al plurale eidos, significa forma, ok? Quindi Platone è il filosofo delle idee, degli archetipi ideali, degli archetipi intelligibili, degli archetipi sovrasensibili che stanno in un'altra dimensione, in un mondo che non occupa uno spazio, in un mondo ideale, nel senso che è un mondo che contiene soltanto intelligibili, d'accordo? Soltanto forme mentali che però Platone situa facendone delle sostanze vere e proprie, degli esseri veri e propri, in un'altra dimensione, in un mondo che è al di là del nostro mondo terreno e sensibile. Però queste idea, Platone le chiama anche eidos, che in greco vuol dire forma. Per capire ancora di più che Platone, parlando delle idee, delle forme, non parla assolutamente di qualcosa di vago, di incomprensibile, no, di sfuggente, qualcosa di spirituale che noi non conosciamo. Al contrario, lui dice che almeno il filosofo conosce in maniera precisa, conosce in maniera razionale, completa e chiara queste idee, queste forme. Non è che sono spiriti vaganti, cose superiori alla nostra mente che non riusciamo a comprendere. Toglietevi dalla testa il cristianesimo. Il sistema di Platone è un sistema completamente razionale, non attraverso la fede, un sentimento, non si sa cosa, ma attraverso esclusivamente la ragione, che è portata avanti, come diceva Socrate, grazie al logos, al discorso razionale, alla dialettica. Noi conosciamo in maniera razionale, precisa e del tutto completa queste cose, idee e forme che quindi non sono cose, non so, che noi vanno al di là, al di sopra del nostro pensiero, ma per niente proprio, ok? Per capire ancora meglio questo, non sono delle cose astratte per quanto siano immateriali, dovete fare riferimento al fatto che eidos viene dalla radice greca hid, scusate, ho sbagliato lo spirito, eidos, c'è l'aspirazione, al plurale heides, viene dalla radice greca id, attenzione, id con l'H, id è alla base di molti tempi del verbo difettivo orao, che significa vedo, al presente è orao, quelli che hanno studiato al liceo classico lo sanno, ma per esempio i tempi passati vengono formati dalla radice id, è un verbo difettivo, strano, irregolare, perché il futuro si forma in un modo, il passato si forma in un altro e poi altri tempi in un altro ancora, d'accordo? Il presente si forma in un modo, il futuro con un altro tema, i tempi passati con un altro tema. Uno dei temi di questo verbo orao è proprio id, da cui si formano i tempi passati, e il verbo orao, ok, è proprio la radice id. Orao vuol dire vedere, vuol dire vedere. Quindi vedete, queste forme sono ciò che si vede, sono forme nel senso di cose proprio morfologiche che si vedono. Certo, non occupano spazio, non sono materiali, si vedono con gli occhi della mente, ok? Si vedono con gli occhi della mente, si vedono solo a livello, si percepiscono, si colgono a livello di pensiero, non a livello dei sensi. Però lui le chiama forme, e forme, eidos, singolare forma, plurale eides, viene dalla radice hid, e questa radice vuol dire vedere. Vi basta pensare al fatto che quello spirito aspro, quella H, è stato inserito al posto di una vocale che è caduta, vid, cioè originariamente era vid, la V cade sempre, la V non esiste nel greco classico, una consonante scomparsa. Quindi questo id inizialmente era vid, ed è la stessa radice, attenzione, del latino video. Il video, videre, vedere, id, vid, video, videre. Quindi forma, eidos, da id, vuol dire vedere, vuol dire ciò che si vede, è una forma, cioè è un essere concreto. Voi dite, è immateriale, non occupa uno spazio, ma è concreto.
Cioè, per Platone questa è la vera realtà, il vero essere, ciò che si conosce meglio degli oggetti sensibili e materiali, d'accordo? E quindi è la forma, è ciò che si vede con gli occhi della mente, non è qualcosa di inconoscibile, strano, non è, razionalmente si conosce molto meglio la forma intelligibile, l'archetipo mentale, l'idea, piuttosto che il suo corrispondente, il languidito, molteplice che esiste nel mondo sensibile. Quindi questo più o meno è il dualismo platonico, esistono due livelli dell'essere, due livelli ontologici, metafisici, un livello sensibile, un mondo sensibile e un livello intelligibile. Ma esistono anche due livelli di conoscenza, d'accordo? La conoscenza sensibile, che conosce gli oggetti sensibili e procede attraverso il corpo, i cinque sensi. La conoscenza intelligibile, che conosce gli oggetti intelligibili, le idee forme, gli archetipi, che si usa a scrivere così l'idea forma col trattino, non semplicemente l'idea, le idee forme. Quindi due livelli dell'essere, due livelli ontologici, corrispondono a due livelli gnoseologici, a due tipi di conoscenza. Ognuno di questi livelli dell'essere viene conosciuto da uno dei due tipi di conoscenza. Questo è il dualismo platonico, d'accordo? Un dualismo ontologico e un dualismo gnoseologico. Platone lo spiegherà meglio, sfruttando un famosissimo mito che si trova nella Repubblica, il mito della caverna, di cui parleremo un'altra volta. Spero che finora sia tutto chiaro. Ci vediamo alla prossima lezione su Platone.